Ah, hai capito come deve essere? Mamma mia, guardate che meraviglia, così. Io vado pazzo per il polipo. Lo volevo fare fatto bene, buono, buono, buono. Mo' vi do una ricetta da paura. Polpo croccante con indivia ripassata e patata alla paprika. Ingredienti: polpo fresco, prezzemolo, olive, sia nere che verdi, paprika dolce, aglio, indivia riccia e patate. Iniziamo subito da lui. Guardate il colore, guardate, è spettacolare, è fresco, guardate quanti colori c'ha. Mano a mano che passa il tempo, lui perde questi colori e diventa grigio, neretto, quella roba là. Non vi fate fregare, amici miei pescivendoli, pesciaroli vi chiamano a Roma, dategli la roba fresca. Quindi quando vi comprate un polpo verace deve essere così, con questi bei colori marroni, così, eccolo. Ci deve avere st'occhietto bello, languido, guardate qua che bello lucido. Quindi dovete imparare a conoscere la roba fresca. Ci sono tante volte anche i polpi quelli che vengono decongelati e sono tutti un po' neretti, ma la roba fresca è un'altra cosa, è un altro gusto, specialmente se è del mare di fronte a casa tua, è un'altra cosa, no? Comprare i prodotti decongelati non è una tragedia, però devi essere consapevole che stai comprando un prodotto decongelato, ok? Prima cosa, quello che facevo io quando li pescavo è quello di rigirare la testa del polpo. Quando ero giovane e si pulisce bene l'interno. Io ve lo dico e ve lo torno a ripetere, dovete conoscere la materia prima. Se voi non l'assaggiate, se voi non sentite i profumi, gli odori da una cosa fresca a una cosa meno fresca, non saprete mai fare una buona spesa. Dovete sapere, dovete conoscere. Dente via, eccolo qua, vedete? Perfetto. Poi sciacquatina, è rimasta una cosa, gli occhietti. Taglio qua sotto. Animale fantastico, mi ricordo quei bellissimi tempi quando con mio padre andavamo a pescare e prima si pescavano i granchi, che era l'esca per il polpo, ok? Quindi affittavamo il pattino perché non c'avevamo una barca e andavamo sui scogli con la porpara, conosceva la porpara? Pazzesca, mettiamo il granchietto là, il polpo appena vede il granchio, se lo mangia tutto, si aggrappa, tu lo tiri su e poi devi fare sto lavoretto subito al volo, battuta, devi levargli subito la testa e pronto, lo metti dentro al secchielletto. Noi il secchiello non ce l'abbiamo, abbiamo una pentola, quindi se lo volete riccio fate così, lo tirate un po' su, se lo volete riccio, vi piace riccio o vi piace liscio? A seconda di come vi piace lo fate, potete pure buttarlo così subito dentro l'acqua. Acqua in piena ebollizione leggermente salata, pochissimo sale, perché il polpo già è bello saporito. Dai, Aricce, dai, Aricce, te conosco a te, tu c'hai permanente una volta. E adesso lo tuffiamo. Quanto tempo devo cuocere? Questo qua è un polpo da 500-700 grammi. Beh, questo qua ci deve stare come la vedo io. Allora, se vi piace la roba senza pelle, molliccia e tutto quanto il resto, lo dovete cuocere un'ora. Se invece siete quelli che vi piace sentire un po' la callosità, dentro ancora ci rimane un po' d'anima, la pelle è tutta quanta una bella consistenza, beh, 20 minuti, 25 minuti massimo e lasciate raffreddare nell'acqua di cottura. Come si distingue un polpo verace? Dalla doppia fila di ventose, vedete? C'ha doppia fila. Quando è a una sola fila di ventose non è verace e quelli ragazzi sono dolori per cucinarli perché rimangono sempre tosti, mamma mia quanto sono tosti. È il periodo dell'aglio fresco, utilizzate l'aglio fresco perché adesso l'aglio vecchio lo troverete che non è bellissimo, quindi utilizzate adesso questo, è fantastico, vi divertite, ha un sapore adesso questo molto delicato, è per quelli che non amano tanto il forte, non è per quelli come noi ce ne dobbiamo mettere 3 spicchi di questo. Immaginate questi scogli, questa scogliera dove ci sono questi polipetti che si affacciano e giocano. La Sicilia. L'abbinamento perfetto è l'olio di ligari. Questa è la cultivar cerasuora ed è fantastico. Olio siciliano. Noi siamo un po' chic. Gli diamo una bella grattugiata a uno spicchietto d'aglio. Questo è dolce, è una favola. Tiriamo giù. Facciamo riscaldare un po' l'olio con l'aglio. E subito le patate. Io che faccio? Vedete che sto facendo? Le sto tagliando sottili sottili, così sarà più facile la cottura, più veloce. Perché io ho immaginato questo piatto come se fosse un antipasto, un secondo, dove ci abbiamo tutto. Lo sapete, sono maniaco per questa cosa. Voglio le verdure nei piatti, che sia un primo, che sia un antipasto, perché così facciamo un piatto come fanno normalmente i ristoranti, quelli là di una certa tipologia, di alto livello, vendono il piatto completo, cioè la proteina
proteina, carne, pesce, quello che sia, però già abbinata con una verdura all'interno. E così è meglio, no? Quindi fare una bella crema di patate. Aglio che soffrigge, patata, sale. Immagina questa patata. Che sa di patata? Io voglio una patata che sa un po' di pesce. Come faccio? Con l'acqua di cottura del polpo la metto qua dentro e la facciamo già insaporire, la facciamo già abituare al mare, al pesce. Lei così assorbe questo profumo, questo sapore del mare con l'acqua del polpo. E non potete capire che profumo. Copritele tutte le patate, non dovete aver paura. Nella wok mettiamo altro olio, l'aglio, indivia. Ma non è obbligatoria l'indivia. Se avete un'altra verdura, la cicoria, mamma mia quanto viene bene la cicoria, broccoletti quanto sono buoni. Quello che trovate, la zucchina, scegliete la verdura in base alla stagione. Non vi voglio vedere in piena estate, ce l'ha l'indivia, quello sai che te fa? Te manda a quel paese, usa le zucchine, le compra tutto l'inverno, ma ne compri che estate. Tagliamo la parte sotto, io la vorrei un po' riccia, voglio lunga, la voglio un po' girare così, capito? Non la voglio sta roba tagliata a pezzettini. Quindi non gli taglio niente. Un po' di sale, o volevo far strano, ma un po' di paprika dentro a ste patate, come la vedete? C'è presente le patate che si fanno per goulash? Quanto è buono il goulash, mamma mia! E noi facciamo la stessa cosa, solo che paprika dolce non è piccante, se volete potete pure fare un blend, sempre a vostro gusto, non vi fate condizionare da nessuno, voi siete i padroni della cucina vostra, fate come vi pare. Vedete l'indivia? L'ho cotta direttamente in padella, senza prima sbollentarla. Adesso un po' di olivette verdi, che fai? Non ce le metti? Un po' di olivette nere. Non voglio vedere che comprate olive quelle dentro al barattolo di latta, in salamoia, o di nocciolate sott'olio, o queste qua dall'olivaro. Fate un po' adesso assorbire l'acquetta, vedete? Però guardate che bel colore, come è rimasta bella verde. Le patate sono, vedete? Si stanno, come dicono a Roma, si stanno a sfragnare tutte quante. Sono quasi pronte. Questo è il polpo, come ho detto. L'ho fatto cuocere e poi raffreddare dentro l'acqua, dentro la sua acqua. Allora, taglio a metà. C'ha 8 tentacoli. Non vi inventate niente, so 8, sono sempre 8. E io normalmente faccio così. Taglio, guardate bene la pelle, morbida, divido in tentacoli, ecco qui, così, bello. Volete capire la cottura? La cottura è dentro, guardate com'è, c'è dentro ancora l'anima, c'è ancora il gel, vedete? È callosetta, lo volete più morbido? Fatelo più morbido. A me piace che si ciancica qualcosa, questa è senza denti, e dai, Adesso facciamo una cosa figa, lo facciamo bello croccante, quindi abbondante olio, raga, e scrivete, e dai, non mi sto chiedendo niente. Tic, segui, che devi fare? Niente, basta così. State ancora con la vostra compagna o state lì per lasciarvi? Volete lasciarvi definitivamente? Allora mettete il polpo direttamente così bagnato dentro l'olio, così i schizzi andranno da qualsiasi parte. Anzi no, ha schizzato pure poco, ha schizzato pure poco. E adesso non ci pensate nemmeno minimamente di girarlo. Dovete farlo ben rosolare da una parte e poi lo girate dall'altra parte. State così e voi lo fissate, come se fosse una bella donna, un bell'uomo, fate voi. Qui schizzi in faccia. La cucina ti diventa così, schizzi d'olio ovunque, perché se non te lascia. Se ti dice qualcosa, ma ha detto Max, chiudila con lui. Fammi scrivere un commento da lei. Ah, hai capito come deve essere? Ah, chi è? Chi è? Guarda che spettacolo. Invece è così, un po' moscetto, invece là, bello, croccante. Guardate le patate, belle, morbide, frusta. Assaggiamo? Scotta, da morire. Ecco qua. Appena così, stop, ci stiamo. Mamma mia, guardate che meraviglia, così
così spettacolare, oddio mio, stupendo. Fa un po' di questo. Normalmente ne metto 2 tentacoli, 2 sono più che sufficienti, ok? Così, ok? Roma non c'è niente per te, non ci prova, non ci prova. E adesso l'indivia riccia, ok? 2 olivette, così, che sono cascate così per caso. Vedete, si sono posizionate così per caso. Non l'ho fatto appositamente. Ecco qua. Vai. Gli diamo una spolverata pure di paprika, chi è? Ecco qua, guardate che bella. Eh? Dai che se beve. Ah. I baffetti voglio fare. Pure il naso ho fatto bianco, no? Oh. Così. Patatina. Pezzetto di indivia. Oh. Sentivo la pelle croccante, la callosità del polpo, sta patata. Era buonissimo, non posso sapere che sta bene. A morte sua. Allora, che abbiamo imparato? Potete cambiare gli altri ingredienti, il polpo rimane lo stesso, l'indivia riccia, la patata, fate come volete. Questo vi dà lo spunto per fare tantissimi piatti su quella base del polpo croccante.